Ciao, oggi ti mostro come realizzare un tonno vegetale utilizzando il granulare di soia, quindi il famoso texturizzato di cui vi ho parlato nel video della scorsa settimana, dove vi ho fatto vedere come si realizzano in casa delle fettine di soia disidratate. Se non puoi mangiare la soia, non ti preoccupare, puoi tranquillamente utilizzare un texturizzato a base di piselli. Andiamo a vedere come fare questa semplicissima ricetta che si presta perfettamente per tantissime ricette estive, visto che in questo momento in cui sto registrando ci troviamo ad agosto. Se non mi conosci, io mi chiamo Ilaria e da anni mi occupo di cucina vegana. Mi raccomando, se ti piace questo canale non dimenticare di iscriverti, così non ti perdi nessuna ricetta. Per dare questo retrogusto, questo sapore di mare, andiamo ad utilizzare l'alga wakame. Si può utilizzare tranquillamente anche la più comunissima alga nori, che è l'alga con cui si fa solitamente il sushi. Io però prediligo quest'alga perché secondo il mio modestissimo parere, è il mio gusto, il mio palato, lo sapete che io non do sentenze, quindi questo è il mio parere, secondo me ha un sapore un po' più intenso. Potete tranquillamente però, ripeto, fare la stessa procedura utilizzando l'alga nori. Il granulare di soia che vado ad utilizzare, lo sto buttando tutto per terra, ha questa grandezza. Potete utilizzare anche un formato più piccolo, va benissimo, però secondo me questa grandezza è perfetta poi per essere leggermente sgranata, sfilettata. Ho messo già anche l'alga perché vado a reidratare insieme con acqua bollente sia il granulare che l'alga. Come vedrete l'alga si reidrata immediatamente, si espande, diventa un po' più grande, copro e lascio riposare così per 30 minuti. Allora è trascorsa mezz'ora, quindi adesso andiamo a scolare il tutto. Potete mettervi un guanto oppure a mani nude, come volete. Dobbiamo andare a strizzare per bene la soia, quindi andiamo a togliere tutto il liquido in eccesso. Mi raccomando, non fatelo quando la soia è ancora bollente, perché sennò vi bruciate le mani. Io lo dico, non si può mai sapere. Adesso riscaldiamo un filo d'olio perché adesso dobbiamo andare ad asciugare la soia. Ci vogliono 5 minuti, non vi preoccupate. Come vi ho promesso, la ricetta è veramente super veloce. Dobbiamo girare ogni tanto perché dobbiamo praticamente far seccare la soia, quindi dobbiamo far fuoriuscire tutta l'umidità. Adesso che la soia ha lasciato evaporare tutta l'acqua, con una pinzetta, vedrete non ci vuole troppo tempo, però andiamo a togliere queste alghette che si sono reidratate e che comunque hanno fatto già il loro dovere, perché quando abbiamo lasciato in ammollo la soia, il granulare con l'alga, potete assaggiarlo per vedere che non vi dico una bugia, il granulare ha già preso il sapore di mare. Adesso andiamo a rompere il texturizzato perché vogliamo una consistenza che si avvicini il più possibile a quella appunto del tonno. Come vedete il texturizzato si è rotto e questa è la consistenza che volevo ottenere. Allora già adesso se lo assaggiate così è buonissimo, ve lo posso assicurare. Allora adesso vi faccio vedere la mia ricetta preferita, poi qui sotto trovate la ricetta scritta dove vi ho scritto anche tutte le varie ricette che potete fare utilizzando questo tonno vegetale. Guardate che è buonissimo, ci potete fare anche la pasta, lo soffriggete con un po' di peperoncino, prezzemolo e aglio, è stupendo. Aglio. La mia ricetta preferita è questa. Allora, trito super finemente del bel prezzemolo super fresco. Succo di limone, io ne metto mezzo, voi ne mettete mezzo o quanto vi piace. Stessa cosa per il prezzemolo, a gusto. La mia maionese vi lascio il link qui sotto per imparare a farla in casa se non l'avete ancora mai fatta. Viene così bella compattosa, io direi un cucchiaio. Ora potete assaggiare e in caso aumentare sia il limone che il prezzemolo che la maionese. È buonissima, anche perché qui dentro potete aggiungerci patate, pomodoro, insalata. Quindi mettiamo dell'insalata, potete anche non metterla, il nostro finto tonno
Allora, che cosa ne pensate? Io non vedo l'ora che provate a fare questo tonno vegetale perché è versatile, super economico, molto più economico di quello che viene venduto in quei vasetti che comunque a me personalmente mi rimane sempre sullo stomaco. Nel vasetto ci sono sempre degli insaporitori che danno appunto quel sapore forte di tonno che in questo caso non abbiamo perché abbiamo semplicemente utilizzato degli ingredienti super salutari e super semplicissimi anche da reperire. Però se avete anche la pazienza di lasciare in ammollo il texturizzato tutta la notte con l'alga, ma guardate, mi credete? Mi credete oppure non mi credete? Spero di sì. Qui sotto scrivetemi tutte le vostre impressioni sia ora che avete guardato il video e soprattutto quando rifate la ricetta perché voglio assolutamente sapere che cosa ne pensate. Vi ricordo qui sotto l'articolo con la ricetta scritta che si può stampare e salvare su tutti i vostri dispositivi e dove vi do ancora maggiori informazioni riguardo questa ricetta. Questa in particolare perché veramente vi do un sacco di consigli per poterla mangiare in 100.000 modi. Se ti è piaciuto questo video ricorda di lasciarmi un like super prezioso per me e ci vediamo la prossima settimana con una nuova ricetta vegana. Assaggiamo? No, dobbiamo assaggiare. Mamma mia, buonissima. Io di questa me ne mangerei 72 kg. Mamma mia.